In questo video faremo un unboxing di un microfono USB dinamico però, quindi non a condensatore, e sono veramente curioso di aprirlo. Iniziamo! Ok, allora, è arrivato proprio stamattina questo microfono che, come puoi leggere, è della Maono. Dovrebbe essere, anzi, è sicuramente il PD200X. Spero di essermi ricordato la sigla correttamente. Ed è un microfono, come ti dicevo nell'introduzione, particolare perché è un microfono USB, ma dinamico. E sono veramente curioso di aprirlo. Poi seguirà un video nel quale te lo farò ascoltare, magari proveremo a compararlo anche con altri microfoni. Allora, eccolo qui. Io lo adoro già perché è giallo e come sai io amo il giallo. Allora, PD200X, mi ricordavo bene, USB XLR Podcast Microphone. Quindi è sia USB che XLR ed è un microfono dinamico, quindi sulla carta ha tutte le caratteristiche per essere un buon microfono. Ma come suonerà? Questo lo scopriremo in un prossimo video. Allora, proviamo ad aprire la confezione. Oh, tutto giallo. Io li adoro. Maono, Deity, tutti questi brand che utilizzano il giallo. Li adoro. Allora, proviamo ad aprirlo. Ok. Allora, abbiamo le istruzioni che, mi raccomando, vanno lette. Per favore, leggile. Dopodiché abbiamo un cavo USB-C, USB-A, quindi... Ah no, ok, si apre? Sì. Ottimo. Allora, questo cavo è sia USB-C, USB-C che USB-C, USB-A, perché ha l'adattatore. Molto, molto, molto comodo, perché non tutti i computer hanno soltanto porte USB-C. Poi abbiamo qui l'adattatore per attaccare questo microfono all'asta. Vediamo in che materiale è. Plastica. Ok, beh, del resto questo è un microfono economico, quindi non possiamo aspettarci chissà cosa. Ok, perfetto, quindi questo l'abbiamo visto. Dopodiché c'è il microfono. Eliminiamo tutto dalla scrivania. Eccolo qui. Allora, questo è il Maono PD200X. Ok, ha il proprio ragno, la propria sospensione. Ok. Questa dovrebbe essere intercambiabile, esatto, perché ho visto che sul sito vendono anche spugne di ricambio. Allora, la griglia qui è in metallo. Ok, la spugna mi sembra, almeno così al tatto non mi sembra male. Anche un bel meccanismo per attaccarla, ok, in modo che non sfugga. La cosa interessante quindi è che ha la porta XLR, comodissima, la porta USB, l'uscita cuffie, che immagino funzioni solo quando lo utilizzi con USB-C, e ha un tastino che serve, immagino, per regolare le luci, perché questo microfono, non so se si vede da qui, dovrebbe avere tutte le luci intorno, sia sul bottone qui che intorno. Probabilmente è pensato per gamer, no? Quelli che hanno tutte quelle lucine sfavillanti nei loro video, ma insomma... non è un problema. Allora, qui vedo che c'è un tasto per il mute, questo qui rosso, comodissimo perché quando stai facendo delle call, stai facendo dei webinar o qualsiasi cosa e magari devi tossire oppure c'è un rumore improvviso, una persona ti viene a chiedere qualcosa, con il tastino mute risolvi subito, perché non tutti hanno una scheda audio col controller e possono abbassare il gain, quindi magari... per un utilizzo, insomma, un po' più così, premere il tasto mute è sicuramente utile. Questo qui invece è il tasto, io immagino, visto che si preme e c'è il simbolino sia delle cuffie che del microfono, immagino che questo abbia una doppia funzione. Tra l'altro sento le singole regolazioni, quindi gira ma si sente l'attrito, quindi senti che stai aumentando o diminuendo di 1. E quindi premendolo probabilmente regoli il volume delle cuffie, ripremendolo premi il volume, regoli il volume del microfono. Allora, microfono leggero, molto leggero, e questo è il mio primo microfono da gamer. Ovviamente io ti dico gamer perché c'ha le lucine eccetera eccetera, ma sicuramente può essere utilizzato anche per
podcast, anche per videoconferenze, Zoom call, webinar o quello che ti pare. Allora, sinceramente, poi leggerò con calma il manuale di istruzioni, ma sicuramente come ti ho raccontato, vedo che c'è anche un software. Devo capire ancora come fare, perché ti ripeto, l'ho aperto adesso davanti a te perché volevo capire, ero veramente curioso, perché questo è il mio primo microfono che ha sia USB che XLR ed è il primo microfono Maono. Questo microfono mi è stato inviato e io ringrazio i ragazzi di Maono, mi è stato inviato, però non mi hanno chiesto di parlarne bene, non vedranno il video in anteprima, non mi hanno detto cosa dire, quindi sono assolutamente libero di fare una recensione così come mi pare. Ok, niente, io questo è quello che volevo farti vedere, anche perché lo abbiamo aperto insieme questo microfono e stavo notando che c'è un dito di separazione tra la fine della capsula e la fine della griglia e c'è forse 1 centimetro tra la fine della spugna e l'inizio della griglia, quindi la capsula inizia, perché questa qui è la capsula, quindi la capsula inizia forse 1,5 diti rispetto alla fine della capsula. È interessante perché, essendo dinamico, sappiamo che i microfoni dinamici vanno tenuti un po' più vicino rispetto a quelli a condensatore, quindi sono veramente curioso di sentire come funziona, perché ti dico la verità, mi serve su quella postazione lì, dove faccio i corsi di formazione, dove faccio live con persone, dove faccio delle riunioni con i clienti. Avere un microfono come questo potrebbe essermi veramente utile, perché mi semplifico al massimo la vita. Quindi attacco qui le cuffie, c'ho il bottone per il mute, stop, non devo avere, perché attualmente ho un braccio col microfono dinamico, la scheda audio con i cavi, eccetera eccetera. Con questo ti semplifichi veramente la vita. Comunque, Maono PD200X, presto su questo canale faremo un video di test audio. Ho visto su Amazon, non ho trovato questo microfono, ma ho visto sul sito di Maono che costa $70, quindi col cambio sarà un po' meno, con le offerte che farà Amazon costerà ancora meno, quindi sono curioso. Niente, ti ringrazio per aver visto questo video. Se hai domande su questo microfono o su altro, chiedi pure scrivendo, commentando questo video, e noi ci vediamo settimana prossima. Ciao!